A tutte, oggi seconda parte del continuo dei piccoli paperotti. Giorni fa vi ho fatto il tutorial del piccolo papero Popey. Nella descrizione del video tutorial di Popey troverete il link che vi porterà al mio gruppo chiuso Facebook dove potrete scaricare il cartamodello gratuito. Per chi non avesse Facebook mi contatta su WhatsApp e io volentieri vi girerò il PDF di Popey della struttura. La struttura è identica a quella di Olivia. Ehm, quindi oggi realizzerò i vestitini di Olivia, perché ripeto, la scrittura è identica. Con la stessa struttura realizzerete anche la femminuccia. Guardate quanto è bello, quindi mettiamoci al lavoro. Allora, questo è il cartamodello del vestitino di Olivia. Cosa dovete fare? Quando andate a scaricare il cartamodello, stampate 3 fogli uguali, 3, perché adesso dovete andare a ritagliare le 3 sagome, quindi le 3 balze. Quella più grande, che è questa, vedete, quindi voi nel momento in cui vi scaricate il cartamodello vi andate a ritagliare la sagoma tutta intorno, quella più grande. Qui come riferimento vi ho messo blu perché quella più grande, la mia, sarà blu, poi decidete voi i colori. Una volta ritagliata questa, andate a ritagliarvi sempre appoggiando il partite da qui e vi andate a ritagliare la seconda balza. Come riferimento ho messo rosso perché quella media, la balza media, sarà per me di colore rosso. Adesso vi faccio vedere come li ritaglio anche sul tessuto per cercare di farle uguali. E poi la balza più piccola che sarà bianca, quindi questa, vi andate a ritagliare questa sagoma qui tutta intorno, quindi stampate 3 fogli. Questo per quanto riguarda il vestitino di Olivia. Non può scaricare il cartamodello, ecco la misura. Allora, questo misura 8 di altezza e il diametro interno è di 5 centimetri e mezzo. Questo è di 21 centimetri. Questo ha un diametro di 17,5, il diametro interno è di sempre di 5,5 per tutte e tre le balze. Quello più piccolo è 8 centimetri e mezzo di diametro e quell'interno sempre 5 centimetri e mezzo. Stesso identico procedimento io farò per la balza quella più grande. Io lo taglierò così, ma ripeto, voi lo potete tagliare anche da aperto. Quindi sulla piega chiusa appoggi il cartamodello a metà sulla piega chiusa e idem per quello più piccolo. Adesso vado a ritagliare e vi faccio vedere il prossimo step. Allora, io non vado a ritagliare la mia balza così, però lo potete anche fare. Io preferisco tagliarla sempre prendendo un tessuto, piegandolo così a metà, appoggio la parte chiusa, questa del mio cartamodello qui, sulla parte chiusa della piega, disegno tutto il contorno, fermo con gli spilli e me lo vado a ritagliare. Però ripeto, potete anche senza problemi ritagliarlo così, disegnate la sagoma e ritagliate su tutto il disegno della sagoma. Adesso che ho ritagliato tutte e tre le balze, cosa dovete fare? Dovete andare a rifinire tutto il contorno sia della balza grande, media e piccola, dovete rifinire tutto il contorno con lo zig zag. Allora, dopo aver rifinito tutti i pezzi con lo zig zag, sulla parte inferiore dovete applicare adesso un qualsiasi tipo di passamaneria. La mia è alta 1 centimetro, non mettetela molto alta, massimo 2 centimetri. E sono andata a fissarla solo sulla parte inferiore di queste balze, sia qui e sia qui. A tutte e tre dovete fare questo dopo che avete rifinito tutto il contorno con lo zig zag. Una volta applicato sul bordo qualsiasi tipo di passamaneria, per non far vedere appunto la parte con lo zig zag, cosa dovete fare? Dovete adesso prendere la prima balza, sovrapporre l'altra, il dritto lo dovete vedere voi, quindi qua si trova il rovescio, rovescio col dritto, ve lo fissate adesso con gli spilli, mano a mano, perché li dobbiamo andare adesso ad unire tutte e tre insieme, quindi mettete gli spilli, che devono essere adesso tutte e tre fissati insieme. Quindi dopo aver
messo gli spilli, mi vado a sistemare anche quella piccolina balza, quella bianca. Prendo questa e faccio la stessa cosa, me la vado a fissare qui e me li vado adesso ad unire con un punto dritto a 5 mm dal bordo. Dopo averli fissati tutti e tre insieme, cosa faccio? Vado a rifinire anche questa parte con la stessa passamaneria. La vado a cucire poi per nascondere tutto lo zig zag che si trova qui. Quindi, adesso mi vado ad unire tutti e tre i pezzi a 5 mm dal bordo. Dopo che li avrò uniti, prendo un altro po' di pizzo sangallo e mi vado a cucire qui su tutta la base, diciamo, del collo, questa passamaneria, la stessa identica che ho utilizzato per bordare tutte e tre le balze. Quindi 5 mm dal bordo. Altezza punto 2, tensione del filo a 4. Bloccate il punto e cucite. Una volta unite tutte e tre, andiamo a mettere la passamaneria. Appoggio la mia passamaneria qui e faccio la stessa cosa, sempre punto dritto, lunghezza del punto 2, sempre a 5 mm dal bordo. Allora, dopo aver cucito, prendete un po' di velcro, questo misura 7 cm. Cosa faccio? Su un'estremità vado a piegare così e vado a formare questo orlino di circa 1,5 cm e vado a cucirlo con un punto dritto. Qui dove ho appena fatto l'orlino prendo il velcro, lo posiziono sul rovescio e me lo vado a fissare sempre con un punto di cucitura, così. Questa volta non metterò i bottoncini, così magari chi non ha i bottoncini, il velcro è più facile da reperire. Adesso prendo l'altro e lo metto sul dritto dove non ho fatto l'orlino. Accorcio un pochino e vado a fissare anche questo tutto intorno con un punto dritto. Ok, adesso prendo la mia Olivia, la mia bella paperotta, e glielo vado a provare. Direi che va benissimo. Ok, adesso andiamo a realizzare le maniche e poi il cappellino. Guardate quanto è bellina. Ok, andiamo a realizzare adesso le maniche. Dovete prendere due strisce di tessuto identiche che misurano 9 di altezza per quasi 20 di larghezza. Cosa dovete fare? Dovete fare sulla parte inferiore il doppio orlino. Fate 1 centimetro e 1 centimetro e andate a cucire sia qui e sia qui. Allora, dopo aver fatto il doppio orlino, cosa dovete fare? Mettete dritto con dritto e chiudete a bordo piedino qui le due estremità. Una volta fatto, prendete ago e filo resistente, togliete magari un pochino l'eccesso, lasciate magari solo 1 centimetro, ago e filo e sulla parte superiore, mi trovo sul rovescio del tessuto, vado a fare un punto filza tutto intorno. Io parto da dietro, dove c'è la cucitura, scendo di 1 centimetro e inizio il punto filza.
per tutto il perimetro. Una volta fatto, adesso stringo bene e mi vado a fissare con vari punti così tutta questa parte qui. Poi giro e porto sul dritto. E ho creato questa manica a palloncino. Io non andrò a stringere anche sotto perché voglio che la manica sia larga. A questo punto prendo la colla a caldo e sempre l'ago e il filo, perché per prima cosa mi vado ad incollare adesso l'ala all'interno, così la cucitura, questa qui deve stare all'interno. Prendo l'ala, scegliete se volete metterla così, in questa parte più lunga dietro o davanti. Io la metterò così davanti, a me piace così. Prendo la colla e voglio che qua rimanga così larga la manica. Quindi metto un pochino di colla qui e la vado ad incollare qui sulla cucitura, in questa maniera. E aspetto che si asciuga. Faccio la stessa cosa anche a quest'altra manica. Qui dove c'è la cucitura vado ad incollarmi questa parte qui che sarà poi lì, metterò all'interno alla paperetta. Adesso con ago e filo sempre da uncinetto parto dietro, pizzico l'ala, quindi vado a prendere l'ala da dietro e il tessuto della manica qui sulla cucitura, così. Vado a posizionare qui, entro ed esco sull'altra parte, nella stessa direzione. Qui deve rimanere un po' di filo, così, che amore. Adesso vado a prendermi l'altra, faccio la stessa cosa, quindi la cucitura è qui, io vado dietro, pizzico all'interno l'ala e prendo qui la cucitura, questa qui, rientro nuovamente da dove sono entrata prima ed esco qui. E adesso mi posso annodare questa a questa, entro qui all'interno perché l'avevo inserita dentro il filo all'inizio, così. Adesso tolgo l'ago e mi vado a fare un bel triplo nodo, controllo che è tutto a posto, va benissimo, e vado ad annodare. Il filo è troppo lungo, lo taglio un po'. Ma non è un amore, guardate quanto è bella. Allora, adesso facciamo subito il cappellino, un bel baschetto. Allora, sul cartamodello dovete ritagliare una sagoma così per intero e una sagoma con questo disegno qui all'interno del cerchio. Adesso do anche la misura per chi non può caricare il cartamodello. I due cerchi hanno lo stesso diametro che è di 10 cm. La parte interna invece è di 5 cm e mezzo. Io ho disegnato sul rovescio del tessuto questa sagoma qui. Io non vado a ritagliare il cerchio, lo faccio dopo praticamente, quando andrò a cucire prima qui internamente in questo cerchio più piccolo e dopo andrò a cucire una volta fatta questa cucitura. Vi farò vedere poi il prossimo passaggio. Intanto mi fermo per bene con gli spilli il tessuto, perché la cucitura che bisogna fare adesso è qui all'interno con un punto dritto. Usate il punto più corto che avete nella vostra macchina da cucire. Io cucirò con lunghezza punto 1.8. Fermate per bene e andate a cucire qui. Qui. Tolgo gli spilli una volta cucito e adesso cosa faccio? Mi vado a ritagliare qua il cerchio esterno. Adesso piego a metà, faccio un piccolo taglietto qui perché mi vado a ritagliare distanziandomi di circa 2 mm vicino alla cucitura. Sto attenta chiaramente a non toccare la cucitura. Di qua vedo meglio.
e mi vado a tagliare tutto intorno. Adesso prendete, dopo aver tagliato, e portate all'interno una parte del cappello, così, e l'andate adesso per bene a stirare all'interno in questa maniera. Quindi vado a stirare per bene qui e poi vi faccio vedere il prossimo step. Allora, dopo aver rientrato il tessuto all'interno e averlo appiattito per bene col ferro da stiro, vedete cosa dovete fare? Prendete un pezzettino di spiego, questo è alto 4 centimetri e mezzo, che poi piegato e ripiegato lo spiego misura 2 centimetri e mezzo e come misura va benissimo. Prendete e inserite all'interno così lo spiego e adesso si va sotto la macchina da cucire a cucire questo sbiego qui su tutto il contorno interno, non dove non è rifinito. Prendo lo sbiego, metto delle mollettine e inizio a fissarmi questo sbiego all'interno, così. Quando arriverò qui, dove ho iniziato, vado a creare una piega interna, così, e lo sovrappongo in questa maniera. Io non metterò nulla, ragazze, io vado a cucire direttamente così, però voi magari usate e fermate tutto lo sbiego tutto intorno con degli spillini sottili. Se volete lo sbiego potete cucirlo anche a mano. Allora, dopo aver cucito lo sbiego, ripeto, potete cucirlo anche a mano perché non è così semplice dato che diciamo, il pezzo è piccolino. Cosa faccio? Vado a prendere l'altra sagoma per intero, questa qui, e mettete adesso dritto con dritto, ritagliate chiaramente il tessuto, fermate tutto con gli spilli e andate a cucire a 5 mm dal bordo tutto intorno senza lasciare nessuna apertura perché poi gireremo il basco da qui. Quindi mi fermo adesso per bene tutto e vado a cucire. Adesso che ho cucito vado a portare sul dritto così mi sistemo bene, apro le cuciture e il baschetto è pronto. Adesso glielo andiamo a provare. La cucitura dello sbiego la metterò dietro. Adesso potete decorarla come più vi piace, guardate che meraviglia. Adesso prendo del filo di cotone, centro il cappellino, se ce l'avete, magari se realizzate il cappellino col blu potete mettere anche il filo di cotone blu, io lo voglio mettere rosso, tiro fuori solo un'estremità e vado a formare una sorta di cappio, così, in questa maniera. Adesso, così, accendo la pistola e me lo vado a fissare qui in modo tale che non resterà bloccato e non si disfa questo cappietto, non va a disfarsi. Prima di mettere la colla io vado a fare un nodino così, giro in questa maniera e adesso qui faccio anche un nodo ma metto anche un puntino di colla, taglio l'eccesso e per stare tranquilla io metto anche un puntino di colla all'interno e adesso metterò anche un po' di ovattafiocchi prima di andarla ad incollare alla bella Olivia.
Adesso un pochino di ovatta qui all'interno, dopo che si è asciugata chiaramente la colla, e si va ad incollare il cappellino alla paperotta. Spingo più che altro qui sul contorno. Cucitura dietro. Come vi avevo anticipato nel video tutorial di Popeye, utilizzerò quest'ancora in legno per creare un fuori o dentro porta. Adesso vediamo come posso sistemare questi due personaggi. Ma già, forse so come. Allora, le ali le ho cucite sia a lei che a lui, qua dietro. Qui, questa parte qui, ahimè, dovrò mettere un puntino di colla. Ho deciso di fare anche un cuoricino da posizionare poi qui sull'ancora. Due tessuti messi dritto con dritto, disegnate la sagoma e lasciate un'apertura qui sulla parte laterale. Cucite sempre con la lunghezza del punto più corta che avete e quando avrete cucito dappertutto e lasciato questa piccola apertura, distanziatevi dalla cucitura di mezzo centimetro tutto intorno, dove c'è l'apertura lasciate un centimetro in più di tessuto. Cuore semplicissimo da cucire e niente. Volevo dire, perché forse ho dimenticato a dirlo, che tutti i tessuti che ho utilizzato sono 100% cotone. Questa è una maglina, forse l'ho detto, adesso non ricordo, e il cuoricino è in velluto, come il fularino che ho fatto al paperotto. Tutorial è finito, guardate che meraviglia. Voglio ricordarvi che l'ancora, questa che ho io, misura 31-32 cm di altezza. Guardate che meraviglia, lui che guarda lei aggrappato qui all'ancora e lei che tiene il cuoricino, sono deliziosi, sono bellissimi. Anche questi piccoli paperotti sono venuti proprio un amore. Vi è piaciuto? Un cuoricino, un commento se vi fa piacere, una condivisione. Vi aspetto anche nel mio gruppo privato Facebook, dove troverete il carta modello di Popeye, la struttura è identica a quella di Olivia. Invece nella descrizione del video vi posterò il cartamodello sempre gratuito di tutti i vestitini di Olivia. Al momento io vi saluto, ci vedremo a breve per un bellissimo copriforno. Realizzatele e cercatemi sul gruppo Facebook Il Cucito di Miu, dove potrete pubblicare le vostre realizzazioni guardando i miei tutorial. Che simpatici. Quindi io, Olivia e Popeye vi salutiamo e ci vedremo a breve per un bellissimo copriforno. Ciao a tutte.